Ciao a tutti e bentornati su Radio Artusi. Il pesto è una di quelle ricette, insieme a poche altre, che è capace di suscitare grandissimi dibattiti. Non ultimo quello contro Davide Oldani circa il burro. Ci va o no il burro nel pesto? In realtà il pesto è una ricetta che, sebbene sembri semplice e assomigli molto a ricette molto antiche, ha una storia molto recente. La formulazione contemporanea avviene soltanto intorno almeno agli anni 30 del Novecento. La vera ricetta del pesto però compare nella Cuciniera genovese di Giovan Battista Ratto nel 1863. Questo libro si prefigge l'idea di andare a descrivere la cucina genovese com'è in quegli anni. Questa è la prima ricetta del pesto che troviamo. Adesso ve la vado a leggere, ma state attenti perché rimarrete sorpresi da un paio di dettagli inaspettati. Eccola qua. Prendete uno spicchio d'aglio, basilico o, in mancanza di questo, maggiorana e prezzemolo, formaggio olandese e parmigiano grattugiati e mescolati insieme e dei pignoli, e pestate il tutto in un mortaio con poco burro affinché sia ridotto in pasta. Scioglietelo quindi con olio fino in abbondanza. Con questo battuto si condiscono le lasagne e i gnocchi, trofie, unendovi un po' d'acqua calda senza sale per renderlo più liquido. Allora, andiamo un po' a vedere quali sono i punti chiave. Innanzitutto, il basilico si è nominato per primo, ma ci sono il prezzemolo e la maggiorana in aggiunta. In secondo luogo non c'è il sale e il basilico viene battuto all'inizio, viene pestato all'inizio insieme all'aglio anziché cominciare con l'aglio e i pinoli. Poi troviamo l'assenza completa del pecorino e la presenza di un ospite sgradito ai più, che è la Gouda, il formaggio olandese. In realtà, conoscendo la storia di Genova, questo ci stupisce non più di tanto, perché Genova nel 1863 è ancora un porto davvero molto importante, dove le navi olandesi sono ben presenti, e con esse il formaggio Gouda, che è un formaggio a lunga stagionatura come il parmigiano, e che come il parmigiano presenta ad esempio evidenti cristalli di rosina. È un prodotto che va bene a prolungata conservabilità e va benissimo per i viaggi in nave. Giovan Battista Ratto ci avvisa anche che con questo si condiscono le lasagne, che non sono le lasagne che si fanno in forno, ma sono le lasagnette alla genovese, quindi lasagne semplicemente bollite, poi condite e servite. E poi ovviamente c'è il burro. Si tratta di una ricetta che, come vedete, è molto distante dalla nostra non soltanto concezione del pesto, ma da un sacco di punti cardine che sono alla base del nazismo della cucina italiana del giorno d'oggi. L'unica denominazione di origine che è presente in questa ricetta, infatti, è l'Olanda, il formaggio d'Olanda, quindi per la Gouda. Tutto il resto è nominato in maniera del tutto generale. Se voi vi prendete delle ricette del pesto contemporanee, sembrano le uscite dell'autostrada. Anche il sale non può essere un sale normale, ma deve essere il sale di Trapani. Voglio farvi vedere che non si tratta di un caso isolato, non è che questo Ratto è qualcuno di strano. Ti faccio vedere dunque la seconda apparizione della ricetta del pesto nella storia del mondo, ed è quella nella vera cuciniera genovese di Emanuele Rossi del 1865. In questo libro anche troviamo una ricetta davvero molto simile del pesto, che dice così: pesto d'aglio e basilico. Mettete in un mortaio 3 o 4 spicchi d'aglio mondati, alcune foglie di basilico fresco o conservato nell'olio, un poco di formaggio d'Olanda e parmigiano, grattati e mescolati insieme, e pestate il tutto finché l'abbiate ridotto ad una pasta, la quale scioglierete poi con ottimo olio in abbondanza. Con questo pesto si condiscono al magro le lasagne, i taglierini e gli gnocchi, unendovi prima qualche cucchiaiata di acqua bollente, di quella in cui sarà poi fatta cuocere la pasta al fine di renderlo più liquido. Anche qui possiamo fare più o meno gli stessi rilievi che abbiamo fatto per l'altra ricetta, con l'aggiunta che in questo caso non ci sono i pinoli e si prescrive soltanto l'uso del basilico. Dunque il pesto, per come era all'origine, è molto diverso da quello che è oggi, e non si può certo parlare del pesto come lo facciamo oggi, con i magici 7 ingredienti, di un pesto tradizionale, se con tradizionale intendiamo originario, come era fatto anticamente, come era fatto all'inizio della sua storia. Come per il pesto, questo vale per moltissime altre ricette che vedremo pian piano su questo canale. La storia completa del pesto è in programma, la faremo prima o poi. Nel frattempo io vi saluto e iscrivetevi. Un saluto!